Eccoci, vi faccio vedere come assemblare questo estrattore da 20 litri. Abbiamo la nostra caldaia in acciaio che può essere riscaldata con piastra elettrica, induzione o fornello a gas. Mettiamo la nostra griglia di fondo che va a delimitare il quantitativo di acqua che metteremo per il processo di estrazione, di distillazione. L'acqua va messa fino allo sfioramento della griglia, poi carico le piante fresche se possibile, in modo uniforme, le vado a pressare bene, metterò la griglia superiore per evitare che parti delle piante fuoriescono, per mantenerle tutte al suo interno. Posso pressare bene, posso lavorare anche a metà carico, non c'è problema, l'importante è che il materiale che inserisco sia ben pressato. Successivamente mettiamo il coperchio, lo andiamo a fissare con i nostri ganci di bloccaggio. Metteremo il tubo di convogliamento del vapore, fate attenzione che c'è una guarnizione da posizionare sul raccordo. La direzione del tubo è rivolta dove c'è questa curvetta qua, che servirà per il ritorno in caldaia dell'acqua aromatica. Bene, lo chiudiamo con una leggera forza, non serve far troppa pressione, l'importante è che sia fermo e non si muova. Mettiamo questo tubicino qua, che è quello più corto, che servirà di supporto per il condensatore. Ecco, lo fissiamo circa in centro, poi mettiamo una delle due pinze, ok, bene, e andremo a montare il nostro condensatore. Ecco, c'è una guarnizione in questa parte qua del raccordo, appoggiamo il tubicino condensatore e poi lo ruotiamo lentamente finché entra. Fate attenzione, mi raccomando, perché questo è vetro, quindi può essere soggetto, se va a sbattere sull'acciaio, può essere soggetto a rottura. Ecco, fatto questo, andremo a montare poi il secondo supporto che serve per il vaso fiorentino. Utilizzeremo in questo caso l'asta, quella più lunga. Anche in questo caso qua avremo la seconda pinza. Individueremo l'altezza più idonea. Ok, facciamo passare la pinza, la fissiamo, anche qua una leggera pressione, e andrà posizionata, diciamo, in corrispondenza dell'uscita del nostro condensatore. Poi, se volete fare il ritorno in caldaia dell'acqua aromatica, quindi arriva il vapore, viene fatto condensare, viene raccolto nel vaso fiorentino, sale fino a questo livello e poi ritornerà, se aggiungiamo questo tubicino qua, ritornerà in caldaia attraverso questa curva. Quindi andremo a fissare in una parte questo raccordo e nell'altra lo tagliamo a misura e lo fissiamo in questa parte qua, in modo tale che resti lì all'interno. Se invece vogliamo portare fuori tutta l'acqua aromatica, tramite questo tubicino lo lasceremo aperto e metteremo un becker, un contenitore di raccolta, e in questa parte qua utilizzeremo la parte restante del tubicino per fare una chiusura, faremo una piccola strozzatura molto semplice. Ecco, detto questo, dobbiamo ricordarci di mettere il nostro termometro in questa parte qua, che ci indica la temperatura che abbiamo all'interno della caldaia. La temperatura ci serve per aprire poi il circuito di raffreddamento che aiuta a far condensare. Diciamo che quando arriva ai 30-40 gradi è già opportuno che io apra, perché poi in pochi minuti arriveremo in distillazione. C'è questo tappino qua invece, che è per una sicurezza, per evitare che vada in sovrappressione, che va posizionato nell'apposito foro. Ecco. A corredo con l'estrattore abbiamo circa 5 metri di tubo che servono per il circuito di raffreddamento. Ecco, l'acqua entra dal basso, quindi una parte di questo tubo lo useremo per l'ingresso e l'altra parte per lo scarico.
l'acqua va in controcorrente, come vi dicevo, entra dal basso e fuoriesce nella parte superiore. Viene fornito assieme anche un kit di raccordi che vengono utilizzati per fissare questo tubo al vostro rubinetto di casa, a quello che avete, insomma ci sono diversi dispositivi, o quello da giardino, li trovate lì. E assieme, oltre a questo, c'è anche un set di 5 boccette per le prime distillate. Ecco, il distillatore ha un volume di 20 litri e porta circa massimo 4 kg e mezzo di piante fresche come valore indicativo. Bene, questo è tutto. Ecco, per quel che riguarda la pulizia, l'acciaio lo pulite tranquillamente con uno sgrassante, o può essere quello per i piatti, oppure anche con le mani, con l'acqua e basta, insomma tanto non ci sono grossi residui. Per la verteria vi consiglio di usare uno spruzzino con dell'alcol buon gusto, che sarebbe l'alcol, quello che si utilizza per i liquori, quello naturale, che è a 96 gradi, che trovate anche al supermercato. Spruzzate un po' all'interno di questo alcol e poi lo lasciate evaporare, così vi resta sempre ben pulita. Ecco, grazie.